1200 grammi di gelatina salata. È tutto quello che ti separa dal vuoto freddo e muto dell'universo. Questo ammasso umido, scuro e silenzioso che chiami cervello sta per fare qualcosa di fisicamente impossibile. Sta per capire se stesso. In questo esatto momento, 86 miliardi di cellule dentro la tua testa stanno scambiando segnali elettrici per dare un senso alle parole che stai ascoltando. Ma se guardi da vicino, se scendi al livello fondamentale della realtà, non c'è nessuna magia. Non c'è un'anima luminosa che muove i fili. Ci sono solo atomi. Atomi ciechi, sordi e morti. Atomi di carbonio, idrogeno, ossigeno. Gli stessi identici mattoni che compongono un sasso, una pozzanghera o una nuvola di gas tossico su Giove. Eppure, in qualche modo, quando questi atomi morti si incastrano in una forma specifica, si svegliano. Iniziano a provare paura, iniziano a provare fame, iniziano a farsi domande. Come ha fatto la materia inerte a imparare a pensare? Per rispondere a questa domanda, non dobbiamo guardare dentro di te. Dobbiamo viaggiare indietro nel tempo di 8 miliardi di anni e dobbiamo entrare nel luogo più violento del cosmo. Sei nel nucleo di una stella supergigante rossa. La temperatura è di 100 milioni di gradi. Qui la fisica come la conosciamo viene spinta al punto di rottura. Immagina una morsa d'acciaio grande quanto un intero sistema solare che stringe senza pietà verso il centro. Questa è la gravità della stella. Cerca di schiacciare tutto. Per milioni di anni la stella ha resistito a questa morsa bruciando idrogeno, creando una pressione verso l'esterno che bilanciava il peso. Ma ora l'idrogeno è finito. Il carburante è esaurito. La stella sta perdendo la sua battaglia contro la gravità. Il nucleo inizia a collassare su se stesso. Lo spazio si restringe. Gli atomi vengono schiacciati l'uno contro l'altro con una violenza che sfida l'immaginazione. Ed è proprio in questa agonia cosmica, in questo spazio soffocante, che si innesca un miracolo termodinamico. Un processo che gli scienziati chiamano il processo 3-alfa. Senza questa specifica anomalia matematica, tu non saresti qui. Nessuno sarebbe qui. L'universo sarebbe un mare sterile di gas. Guarda attentamente cosa succede nel nucleo compresso. Ci sono atomi di elio. L'elio è un gas nobile, pigro, non vuole legarsi con nulla. Ma la pressione ora è così mostruosa che due atomi di elio vengono fusi insieme a forza. Creano il berillio. C'è però un problema enorme. Il berillio creato in questo modo è incredibilmente instabile. Esiste per un decimilionesimo di miliardesimo di secondo e poi si disintegra. È un fantasma. Ma la gravità continua a schiacciare. La densità è tale che in quella minuscola frazione di secondo in cui il fantasma esiste, un terzo atomo di elio si schianta contro di esso. 3 atomi di elio fusi in un istante perfetto. Bang! Il caos si ferma, la struttura si stabilizza. È appena nato un elemento completamente nuovo. Ha 6 protoni, ha 6 neutroni. È stabile, è solido. Hai appena assistito alla nascita del primissimo atomo di carbonio, il futuro scheletro del tuo corpo. Il nucleo della stella ora si riempie di carbonio. Ma questa fornace è una prigione. Finché il carbonio resta bloccato qui dentro, al centro di una stella morente, non può creare nulla. Non può creare oceani, non può creare foglie, non può creare occhi. Deve uscire. E l'universo ha un solo modo per liberare i suoi prigionieri. La gravità vince la sua battaglia finale. Il nucleo di ferro della stella crolla su se stesso a 1/4 della velocità della luce. Raggiunge la densità massima consentita dalle leggi della fisica e poi rimbalza. Un'onda d'urto titanica si propaga dal centro verso l'esterno. È una supernova.
L'esplosione è così luminosa che per qualche settimana questa singola stella brillerà più di un'intera galassia di 100 miliardi di soli. Gli strati esterni vengono spazzati via e in mezzo a questa tempesta di fuoco cosmico il nostro atomo di carbonio viene scagliato nel vuoto assoluto. Viaggia a 20.000 km al secondo. È finalmente libero. Fermati. Immagina di congelare il tempo. Il nostro atomo di carbonio è ora un proiettile solitario nell'oscurità. La temperatura scende drasticamente, avvicinandosi allo zero assoluto. Meno 270 gradi centigradi. Non c'è suono, non c'è calore, non c'è vita. Passano 1000 anni, poi 1.000.000 di anni, poi 1 miliardo di anni. Il tempo perde di significato in questo abisso. L'atomo viaggia attraverso nubi di polvere interstellare, schivando campi magnetici di stelle morte e attraversando bracci galattici. È un viaggio di una solitudine incomprensibile. Eppure non è un viaggio inutile. Durante questo esilio millenario, la gravità sta lavorando di nuovo, ma questa volta in modo più dolce. Lontano, in un angolo tranquillo della galassia, enormi nubi di gas e polvere stanno iniziando a vorticare. Si stanno addensando. Stanno formando un disco piatto. Al centro di questo disco si accende una nuova stella, molto più piccola e calma della precedente. Il nostro Sole. Il nostro atomo di carbonio viene catturato dall'attrazione gravitazionale di questo nuovo sistema. Inizia a spiraleggiare verso l'interno. Si scontra con altre particelle di polvere, si aggrega a frammenti di ghiaccio e roccia. Diventa parte di un meteorite. E poi l'impatto. Si schianta sulla superficie di un pianeta neonato. Non è la terra verde e azzurra che conosci. È Leone Adeano. Un inferno di magma ribollente, vulcani in eruzione continua e bombardamenti meteoritici costanti. Il cielo è rosso tossico. L'aria è densa di anidride carbonica e zolfo. Non c'è ossigeno da respirare. Qualsiasi forma di vita verrebbe incenerita in un millisecondo. Il nostro atomo di carbonio è intrappolato nella roccia fusa, sepolto sotto chilometri di magma. Sembra la fine della storia. Un mattone perfetto, forgiato nel cuore di una stella, condannato a restare sepolto in una prigione di pietra per l'eternità. Ma il pianeta sta iniziando a raffreddarsi e qualcosa di sconvolgente sta per piovere dal cielo. L'inferno di pietra iniziò a placarsi. Dal cielo oscuro, rosso di zolfo, cominciarono a precipitare frammenti di ghiaccio cosmico. Comete. Un diluvio inarrestabile che durò milioni di anni. L'acqua, il solvente miracoloso, inondò la crosta terrestre raffreddandola. In questo caos di vapore e oceani ribollenti, la mia prigione di magma si sgretolò. Fui liberato. Trascinato dalle correnti furiose di un mare neonato, mi ritrovai a danzare con nuove molecole. Non ero più solo un frammento di roccia inerte. Incontrai l'idrogeno, l'ossigeno, l'azoto. La chimica del cosmo si stava risvegliando nelle profondità oscure di questo mondo d'acqua. Ero pronto a legarmi, a costruire impalcature molecolari complesse. Il palcoscenico era allestito per l'evento più improbabile dell'universo. Nelle oscure profondità oceaniche, vicino alle bocche idrotermali, il calore della terra incontrava l'acqua gelida. Lì, in un calderone di pura energia chimica, feci la mia mossa. Grazie ai miei 4 elettroni esterni, afferrai altri atomi, formando lunghe e flessibili catene. Divenne una frenesia di legami. Mi unii a creare amminoacidi, i mattoni fondamentali. Poi, il miracolo della complessità. Mi ritrovai incastonato in una molecola straordinaria, capace di copiare se stessa. L'acido ribonucleico. Non ero più materia inerte. Ero diventato parte di un codice, una lettera in un alfabeto chimico che portava un'informazione preziosa. Per la prima volta, la materia non si limitava ad esistere.
iniziava a ricordare, a replicarsi, a lottare contro il disordine dell'universo. Il tempo perse significato mentre le molecole si organizzavano. Un giorno mi ritrovai avvolto da una sottile bolla di lipidi, una membrana che separava il mio mondo interno dal caos dell'oceano esterno. Ero dentro la prima cellula, ero parte dell'ultimo antenato comune universale. Lavoravo incessantemente nei ribosomi primordiali, aiutando a tradurre il codice genetico in proteine funzionali. Sentivo pulsare il flusso di elettroni, l'energia della vita che sfidava l'entropia. Non ero un semplice atomo vagabondo, ero un ingranaggio microscopico in una macchina perfetta e autoreplicante. Attraverso innumerevoli divisioni cellulari passai da una generazione all'altra. La vita aveva preso il suo primo, debole respiro e io ne ero il cuore pulsante di carbonio. Per oltre 2 miliardi di anni rimasi intrappolato in un mondo microscopico, passando da un batterio all'altro. Ma l'evoluzione è una forza inarrestabile. Lentamente le cellule impararono a collaborare. Fui inglobato in creature sempre più grandi. Poi, circa 540 milioni di anni fa, il mondo impazzì. L'esplosione cambriana. In un battito di ciglia geologico, gli oceani si popolarono di mostri corazzati, predatori con occhi complessi e prede sfuggenti. Mi ritrovai a far parte del guscio di un trilobite, poi del muscolo guizzante di un pesce primitivo. La sopravvivenza era diventata una competizione feroce. La vita non si limitava più a fluttuare, ora nuotava, cacciava, fuggiva. E io, il vostro atomo di carbonio, ero lì a costruire i tessuti di questa rivoluzione biologica. Dagli abissi marini strisciai verso la luce del sole. Fui parte dei primi anfibi che sfidarono la gravità terrestre respirando aria nuova. Divenne una corsa verso il cielo. Mi trasformai in scaglie di possenti dinosauri, camminando tra foreste di felci giganti. Sentivo il tremore della terra sotto i loro passi pesanti. Poi, 66 milioni di anni fa, un lampo accecante dal cielo e un boato che zittì il mondo. Un asteroide cambiò tutto. I giganti caddero, ma io sopravvissi, passando nelle ceneri e poi nel sangue caldo di piccole creature pelose che si nascondevano nell'oscurità. I mammiferi. In loro, la vita trovò una nuova strada, basata sull'adattabilità e soprattutto sull'intelligenza. Il mio viaggio stava per farsi ancora più intimo. Nel corpo di questi piccoli sopravvissuti, il mio ruolo divenne incredibilmente specializzato. Non ero più destinato a formare ossa pesanti o muscoli per fuggire. Fui trasportato dal flusso sanguigno fino a una struttura protetta e misteriosa. Un groviglio di fibre delicate. Il cervello. Mi incastonai nella membrana cellulare di un neurone primitivo. Qui non c'erano contrazioni meccaniche, ma solo pura informazione. Sentivo le scariche di sodio e potassio scorrere lungo l'assone, messaggi rapidissimi che permettevano alla creatura di annusare il pericolo, di cercare cibo, di provare paura. Ero diventato l'impalcatura per l'elaborazione dei dati sensoriali. Il mondo esterno veniva tradotto in lampi di elettricità e io ero la strada molecolare su cui viaggiavano questi segnali invisibili. I millenni scivolarono via. Le forme cambiarono, i cervelli si espansero, fino a circa 70.000 anni fa. Fui assorbito da una creatura che camminava su 2 gambe, guardava le stelle e faceva qualcosa di mai visto prima. Immaginava. L'Homo sapiens. Nel suo cervello, la rete di connessioni era di una vastità vertiginosa. Non si trattava più solo di sopravvivere alla natura ostile. Questi esseri creavano strumenti complessi, dipingevano le pareti delle caverne, inventavano parole per raccontare storie attorno al fuoco. Ero parte dei lobi frontali, dove si forgiava il linguaggio e si pianificava il futuro.
sentivo il brivido di idee astratte che prendevano forma. La materia stava iniziando a comprendere il mondo da cui proveniva. Il salto quantico dell'evoluzione mi aveva reso complice della nascita della cultura. Ora, nel presente, mi trovo nel nucleo di un neurone umano. Sono un minuscolo atomo di carbonio all'interno di una molecola di neurotrasmettitore. Se poteste vedermi, osservereste una tempesta perfetta. Attendo in una vescicola sinaptica, sul bordo del baratro tra due cellule. Improvvisamente arriva il potenziale d'azione, un'onda elettrica irresistibile. Vengo rilasciato nello spazio sinaptico. Volo attraverso questo abisso microscopico e mi lego al recettore del neurone successivo. È un istante, una frazione di millisecondo, ma è sufficiente per innescare una nuova cascata di segnali. In questa fitta foresta di 100 miliardi di neuroni, il mio singolo movimento contribuisce a qualcosa di colossale. Sono la chimica che diventa emozione, memoria, pensiero cosciente. E qui si compie il più grande dei paradossi. Mentre volo attraverso la sinapsi, innesco un ricordo. Un pensiero affiora nella mente umana che mi ospita. L'uomo guarda il cielo notturno, osserva le stelle brillare nel buio infinito e si chiede da dove venga. Sta pensando alle stelle, sta pensando al carbonio, sta pensando a me. In questo preciso istante, l'universo, attraverso me e miliardi di altri atomi, sta prendendo coscienza di se stesso. La materia inerte, forgiata nel cuore rovente di un astro scomparso e battuta dalle tempeste di una terra primordiale, ora possiede la capacità di riflettere sulla propria esistenza. Io, un semplice atomo di carbonio, sono diventato lo strumento attraverso cui l'infinito ammira l'infinito. La mia storia è la vostra storia. Ogni singola particella che compone le vostre mani, i vostri occhi, i vostri ricordi, ha viaggiato per miliardi di anni nello spazio gelido. Siete cenere di stelle, organizzate in modo sublime per un breve, meraviglioso istante nel tempo cosmico. Siete l'universo che respira, ama e comprende. Il mio viaggio non finisce qui, perché l'energia e la materia non si distruggono, cambiano solo forma. Un giorno tornerò alla Terra, poi forse al vento e un giorno lontano di nuovo alle stelle. Ma per ora io sono qui, io sono il pensiero, io sono la vita, io sono Renderium.